Aprile, dolce dormire. Ma di che? Qui chi dorme non piglia pesci e soprattutto non piglia i dischi. E invece c'è sempre una marea di roba tra novità e ristampe in vinile. Questo video vi aiuta a fare una selezione per spendere al meglio i vostri risparmi ed evitare di farvi cacciare di casa. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Partiamo subito a bomba. Prima però concedetemi 30 secondi per ricordarvi che in descrizione trovate il link alla playlist di Spotify contenente alcuni brani dai dischi che vi presenterò in questo video. Sempre in descrizione trovate il link al mio negozio dove potrete acquistare i dischi di cui vi parlo all'interno della sezione dischi in uscita. Nella sezione dischi in uscita extra trovate invece quei titoli che meritano attenzione ma solo per motivi di tempo non sono stati inseriti nel video. Infine, nella sezione pre-orders trovate i titoli in uscita dal mese prossimo, quindi in questo caso da maggio in poi. Plastic Ono Band di John Lennon. Nel 2020 è scoccato il cinquantennale del primo vero album solista di John Lennon, Plastic Ono Band, pubblicato in origine nel dicembre 1970, quando la parabola dei Beatles si era ufficialmente conclusa da pochi mesi. Se siete fan dei Fab Four e delle loro carriere soliste, è una ristampa golosissima perché oltre alla Super Deluxe Edition in CD che contiene ogni ben di Dio, arriva anche la versione standard in CD e quella in doppio vinile nero 180 grammi, masterizzata con la tecnica dell'Half Speed agli Abbey Road Studios. Dei due vinili, un disco contiene i nuovi mix che abbiamo ascoltato per la prima volta in questa compilation uscita lo scorso ottobre per festeggiare gli 80 anni di John Lennon. L'altro disco contiene delle outtakes. In più troviamo il poster War is Over e un booklet di 8 pagine. John Lennon era convinto che Plastic Ono Band fosse la cosa migliore che avesse mai fatto. Se sia l'album migliore non lo so, ma so di certo che è il mio preferito nella sua produzione da solista, peraltro mediamente molto buona. Non è epico come Imagine, ma è molto più crudo e terreno. Mi bastano Mother e God per ritenerlo un acquisto o un riacquisto imprescindibile. You are the Plastic Ono Band. Hit it! Mother, you had me. Do you remember? Your mom, I don't believe in Beatles. Live at Knebworth dei Pink Floyd. Non mancano mai pubblicazioni relative ai Pink Floyd e questo naturalmente dipende dal fatto che sono sempre stravendute. A fine aprile arriva il Live at Knebworth, fino ad oggi disponibile integralmente solo nel cofanettone The Leather Years del 2019. CD e WLP con la tracklist integrale del set che i Pink Floyd tennero nel 1990 in occasione dei Silver Cliff Awards, un concerto di beneficenza in cui parteciparono anche altri grandissimi come Paul McCartney, Dire Straits, Genesis, Robert Plant, Jimmy Page, Cliff Richard, Eric Clapton e Tears for Fears. Remix audio a cura di David Gilmour e Andy Jackson, una pubblicazione imperdibile per ogni fan della band e soprattutto per chi come me bramava il cofanettone ma non è riuscito a recuperarlo per tempo a prezzo donna di Rachele Bastreghi. Questa è proprio dell'ultimo minuto. Stavo sistemando gli ultimi dettagli del mio copione quando un'anima gentile mi ha inviato lo screenshot del post di Rachele Bastreghi in cui annunciava il suo imminente debutto da solista, Psicodonna, in uscita il 30 aprile. Sì, se vogliamo dirla tutta, nella discografia a suo nome c'è già Marie, pubblicato nel 2015, ma quello era un EP. Questo è il debutto sulla lunga distanza
che arriva a qualche mese dall'esordio solista dell'altro pilastro dei Baustelle, Francesco Bianconi, tra l'altro un discone. Come si può intuire dal titolo, Psychodonna, questo album osserva l'universo femminile dal punto di vista di un artista che ha voglia di confrontarsi con quello che la circonda, comprese tutte le sue contraddizioni. Alla fine, citando le parole della Bastreghi, è la musica di una nuova possibilità, la mia. Morsa di Serena Altavilla. A proposito di donne e artiste italiane, segnalo molto volentieri il debutto di Serena Altavilla, già attiva da diversi anni nel panorama alternative rock come frontwoman dei Blue Villa e poi Solchi, voce nei Mariposa e in alcune cose dei Calibro 35. Morsa esce il 9 aprile e vede la presenza di nomi importanti della nostra scena indie. Produce Marco Giudici e collaborano tra gli altri Any Other, Fabio Rondanini, Enrico Gabrielli e Jacopo Lietti. Ho avuto il privilegio di ascoltare il disco dell'Altavilla integralmente in anteprima e mi ha ricordato le cose migliori di Maria Antonietta, giusto per darvi un riferimento, ma con un approccio più scuro e dissonante. Manuel Agnelli direbbe disturbante. Sì, disturbante, senza però che il disturbo sia un esercizio fine a se stesso. Serena Altavilla è una fuoriclasse e per me il suo Morsa è consigliatissimo a bestia. Curse in Fable di Riley Walker. Il precedente album di Riley Walker, Deaf Man Glance, è stato uno dei miei preferiti del 2018. Il nuovo Curse in Fable sembra più eterogeneo e aperto rispetto a quello, ma gli intrecci vocali e chitarristici riescono sempre a disegnare delle melodie sublimi. Riley Walker è senza dubbio uno degli artisti più interessanti della scena indie folk americana e Curse in Fable è un disco che merita assoluta attenzione. I'm wise, I'm so fried, brain dizzy inside, fuck me, I'm alive. 4 ristampe dei Timoria. Per tutti i fan dei Timoria, che sono ancora oggi tantissimi, questo mese è festa grande perché arriva la ristampa di ben 4 titoli della band bresciana. Come saprete, sono stati già ristampati per i rispettivi 25ennali Viaggio senza vento e 2020 Speedball. Adesso arrivano anche Eta Beta, pubblicato in origine nel 1997 e l'ultimo con Francesco Renga alla voce, e poi i primi 3 album, Colori che esplodono, Ritmo e dolore e Storie per vivere. Tutte e 4 queste ristampe hanno audio rimasterizzato, vinile colorato e tiratura limitata e numerata in 500 copie. Se siete fan dei Timoria e aspettavate da tempo queste ristampe, vi consiglio l'acquisto in tempi brevi, perché purtroppo sappiamo ormai troppo bene che queste edizioni sono le preferite di chi le acquista solo per rivenderle al doppio e al triplo su Discogs o eBay.
ristampe Kraftwerk. Non è una novità la ristampa dei principali titoli dei geniali e ultrafuturisti Kraftwerk. Era già stata accolta a gloria qualche mese fa, ma visto che è andata a ruba, in breve tempo arriva la seconda mandata. Anche in questo caso vinili colorati, 180 grammi, audio rimasterizzato e booklet. Se non li conoscete o non avete ancora niente dei Kraftwerk nella vostra discoteca, approfittatene, perché vi si aprirà un mondo. Dalle loro opere sono nate infatti molte delle future tendenze elettroniche. Trovate tutte le ristampe dei Kraftwerk in uscita ad aprile nel mio negozio, il link per arrivarci è qui sotto in descrizione. Wir fahren auf der Autobahn. Wir fahren auf der Autobahn. Die Fahrbahn ist ein graues Band, weiße Streifen, grüner Rand. Se ti sta piacendo questo video lascia un like e se ti piace il mio lavoro e vuoi sostenerlo gratuitamente, quindi senza spendere un centesimo in più, puoi acquistare i dischi di cui ti parlo nei miei video all'interno del mio negozio su Amazon e il link è qui sotto in descrizione. Se i dischi preferisci acquistarli altrove, puoi comunque supportarmi acquistando quello che più ti pare e piace su Amazon, partendo dal mio link personalizzato che è sempre qui in descrizione, oppure con una donazione tramite PayPal. Tratto da una storia vera di Joe Barbieri. Agli amanti del vocal jazz, della world music e di un certo mood puntuale e raffinato, propongo il nuovo disco di Joe Barbieri, tratto da una storia vera, in uscita il 16 aprile. Joe Barbieri è un artista napoletano con una bella carriera alle spalle, scoperto dal grande Pino Daniele che gli produsse il debutto nel 1993. Nonostante abbia già raccolto ampi consensi in tutto il mondo, credo che Joe Barbieri meriti ancora più attenzione di quella che già ha, ed è per questo che vi consiglio non solo di recuperare il prossimo disco in uscita, ma di andare a curiosare tra le altre sue produzioni, inclusi i suoi omaggi a due giganti come Billie Holiday e Chet Baker. Per il momento, tratto da una storia vera, sarà disponibile in CD e streaming, speriamo in una stampa anche in vinile. Forse ora ci diremo, mi sei mancato ad ogni passo che ho calpestato, invece di questo nostro amaro, ma che peccato, se io ti avessi detto quello che non ti ho detto. Repetition degli Unwound. Agli amanti dei Fugazi, del noise rock e del post-hardcore consiglio di non farsi sfuggire la ristampa di un capolavoro del genere. Si tratta di Repetition, sesto album in studio degli Unwound, band che qui in Italia non è mai stata conosciutissima e allora ne parlo ancora più volentieri in questa mia rubrica. Questa ristampa arriva per festeggiare il 25ennale della pubblicazione originaria, avvenuta nel 1996, nel periodo d'oro di un certo rock che si discostava dai canonici strofa, ritornello, strofa. Queste mie due parole servono anche a ricordare il bassista della band, Vern Ramsey, venuto a mancare poco meno di un anno fa e collaboratore tra gli altri dei nostri Blonde Redhead. Repetition è un disco che spacca ancora oggi, mettetelo a palla in cuffia o in macchina o dove volete e poi mi saprete dire. Live
in Roma di Franco Battiato e Alice. Al grande Franco Battiato e al suo La voce del padrone ho dedicato uno speciale che potete recuperare qui. In questa rubrica voglio segnalarvi la prossima ristampa in doppio vinile nero di Live in Roma, frutto dell'esibizione registrata nel 2016 in cui Battiato ha condiviso palco e scaletta con Alice, presentando arrangiamenti inediti per tutti i brani della voce del padrone, oltre ad altre perle della loro produzione. In console c'era Pino Pinazza Pischetola, che ho avuto l'onore di intervistare per il canale, e trovate la nostra chiacchierata qui. Spero che il disco sia già nelle vostre case o al limite che lo metterete nel vostro carrello, con buona pace di chi sta provando a rivendere l'edizione limitata a 10 volte del prezzo originario. Again di Norah Jones. La splendida Norah Jones non ha certo bisogno di presentazioni, tanto meno della mia, visto che pur essendo ancora giovanissima ha già vinto 9 Grammy vendendo oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Va bene che i numeri non sono tutto, ma insomma qualcosina ce la raccontano. Till We Meet Again è il primo album interamente live dell'artista americana e ripercorre in 14 brani tutta la sua carriera, mettendo in risalto la sua splendida voce vellutata, catturata dalle sue esibizioni in giro per il mondo, anche in Italia, tra il 2017 e il 2019. In attesa di tornare a gustarcela live, questo album è decisamente un antipasto da non perdere. And I knew, and I knew, I knew, I knew it was you. And I knew, and I knew, and I knew. Ibis degli Ibis. Prosegue la collana Prog Rock Italia con l'8º volume dedicato agli Ibis, con il loro terzo e ultimo disco omonimo pubblicato nel 1975. La band nasce sostanzialmente nel 1972 dalla prima scissione dei New Trolls. De Scalzi era stato allontanato dagli altri componenti, ma essendo il depositario del nome alla SIAE non poteva essere pubblicato niente con la sigla New Trolls. Ecco perché Di Palo e gli altri optarono per Ibis, un nome suggerito a quanto pare da Maurizio Salvi per il suo grande amore verso la cultura egizia. Il disco in sé non è tra i più osannati del nostro progressive e in effetti risulta un po' disomogeneo, ma questo non significa che debba essere messo da parte a prescindere, anche perché, lo ricordo, queste ristampe sono tutte rimasterizzate a partire dai nastri analogici originali, con artwork dell'epoca e hobby strip personalizzate. Per gli amanti del genere è un must have, anche solo per la pazzesca voce di Nico Di Palo, che potrete apprezzare nella playlist su Spotify, perché qui se metto anche 5 secondi mi bloccano il video. Big Science di Laurie Anderson. Un'altra interprete femminile, e che interprete! Laurie Anderson, oltre ad essere stata l'ex compagna del nostro amato Lou Reed, a cui rendiamo grazie per la sua esistenza, è anche un'affermata artista d'avanguardia che deve la sua popolarità in ambito musicale soprattutto al debutto solista del 1982, Big Science, finalmente ristampato in vinile dopo oltre 30 anni. Questa riedizione contiene il remaster del 2007 e arriva in vinile rosso 140 grammi. Se avete voglia di perdervi in qualcosa di algidamente seducente, questo è il disco che fa per voi. I diversamente giovani come me, e tra l'altro si ricorderanno di questo pezzo epico utilizzato in un famoso spot pubblicitario per la campagna sulla prevenzione dell'AIDS. AIDS, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide. Capito? Oh Superman,
George. Oh, mom and dad, mom and dad. Enzo Carella, Paolo Conte, Pierangelo Bertoli, Edoardo Bennato, Litfiba e Morgan. Ottima anche questo mese la selezione di titoli ristampati da Sony Music Italia, tutti in edizione limitata e colorata. Parto dal mio amato Enzo Carella e il suo Carella de Carellis, uscito in origine nel 1992 solo in CD e cassetta, quindi in questo caso non si tratta di una ristampa ma di una prima stampa in vinile, anche se a distanza di quasi 30 anni. Non sarà forse all'altezza dei lavori di culto del mitico Carella, ma per me è assolutamente imperdibile. Altro titolo da avere assolutamente è Parimilonga di Paolo Conte, che contiene tra le altre l'intramontabile Alle prese con una verde milonga e la super coverizzata Via con me. Anche se si tratta di un best of, ricordo molto volentieri Una voce tra due fuochi, visto che appartiene a un artista poco valorizzato e molto dimenticato come Pierangelo Bertoli. Qui dentro ci sono 15 brani, di cui 2 inediti, e gli altri per la maggior parte reinterpretati. Come per Carella, si tratta della prima pubblicazione in vinile per questa raccolta, uscita in origine nel 1995 solo su CD e musicassetta. Sono solo canzonette è probabilmente l'ultimo grande album di Edoardo Bennato, anche se per quanto mi riguarda l'artista napoletano è stato in grado di regalarci qualche altro colpo di coda durante la sua lunghissima carriera. Roccheggia ancora oggi di brutto, però sì, il meglio si conclude con questo concept ispirato a Peter Pan. Un pezzo di cuore per Spirito e Mondi sommersi dei Litfiba. Tra i due vi invito a dare una seconda possibilità proprio a Mondi sommersi, perché secondo me è sempre stato ingiustamente sottovalutato, ma come sempre si tratta di gusti. Chiudo con le canzoni dell'appartamento del buon Morgan, Marco Castoldi, probabilmente il più riuscito nella sua produzione solista, sicuramente il mio preferito. Tra l'altro è di pochi giorni fa il rumor secondo cui dovrebbe essere imminente la pubblicazione di un nuovo album dei suoi Blue Vertigo. Attendiamo curiosi. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai d'amare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare. Altri dischi consigliati. Per muovere un po' le chiappe e pogare da soli nelle nostre case, ad aprile tornano i The Armed con Ultra Pop, il loro quarto album. Possono ricordare degli Idols sotto anfetamina da quanto martellano duro, e se siete nel mood adeguato difficilmente vi deluderanno. Certo, deve piacervi una bella dose di frastuono, altrimenti suggerisco di passare oltre senza pensarci due volte. Tra i sanremesi in uscita con nuovi lavori ad aprile abbiamo una garanzia come Max Gazzè, che pubblica l'11° disco da solista, La matematica dei rami, che include ovviamente il brano in gara, Il farmacista, e la cover di Del Mondo dei CSI, anche quella suonata sul palco dell'Ariston in compagnia dell'amico Daniele Silvestri e la Magical Mystery Band. L'altro disco che vi segnalo è Nostralgia dei Comacose.
Sono molto curioso di ascoltarmi gli altri brani, oltre al pezzo del festival, perché il precedente disco, Hype Aura, non mi aveva entusiasmato, ma sono sempre pronto a ricredermi, anzi, è proprio quando cambio idea che mi diverto di più. Vi manca un po' di stoner bello massiccio? Basta chiedere. Arrivano ben 5 volumi dedicati ad altrettanti artisti e esibizioni nel deserto del Mojave. I 5 live nascono come una serie di film concerto da trasmettere in streaming ispirati al Live at Pompeii dei Pink Floyd. Protagonisti dal volume 1 al volume 5 sono rispettivamente Heartless, Nebula, Spirit Mother, Stoner e Mountain Tamer. Per dirla con gli organizzatori, i Pink Floyd avevano Pompei, noi avevamo tutto il deserto del Mojave e i droni. Non dico di recuperarli tutti, questi 5 volumi, naturalmente, ma se amate il genere, almeno uno tra questi è obbligatorio. Negli stoner ci sono 2 ex membri dei Caius, giusto per gradire. Dall'hip hop dei Sangue Misto alla canzone napoletana si può dire di tutto di Neffa, tranne che non abbia sempre seguito il suo istinto, e proprio seguendo il suo istinto torna dopo 6 anni con un album interamente in napoletano che ospita featuring illustri come Coez, Livio Cori e Rocco Hunt. Non c'è sta niente da fa. Il napoletano è la lingua più musicale del mondo. Per gli irriducibili delle pulsioni electro segnalo 2 uscite molto interessanti. La prima è la ristampa di Dead Cities dei Future Sound of London, pubblicato in origine nel 1996, e il secondo è Rare Forever, il nuovo album di Leon Vynehall che vi garantirà un bel trip. Ristampa per il decennale di uno dei miei album preferiti degli Ulver. Wars of the Roses è l'ideale per chi ama il compromesso tra gli esordi metallari e le derive più synth pop della band norvegese. The Battle at Gardens Gate è il secondo album dei Greta Van Fleet, band che ha tirato su di sé tonnellate di disprezzo in quanto derivativa e in certi casi copia carbone dei Led Zeppelin. Non basterebbero ore per tentare di spiegare che i Greta Van Fleet non tolgono nulla a nessuno e che se non piacciono basta non ascoltarli. Ma talvolta l'intenditore musicale preferisce deridere un bersaglio facile piuttosto che proporre alternative valide. Comunque sia, il primo album non mi aveva detto granché, ma mi ascolterò comunque questo per vedere se ci sia stata una reale evoluzione. A proposito di trip, tanti bei viaggi ce li hanno sempre assicurati gli Spiritualized, a partire dal capolavoro Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, il terzo album di Jason Pierce e soci. Il 23 aprile esce la ristampa del loro debutto Laser Guided Melodies e io ho già provveduto all'acquisto perché li adoro da sempre. Probabilmente se vi sbrigate riuscite a trovare ancora qualche video su YouTube che ripropone integralmente lo streaming del nuovo album dei Godspeed You Black Emperor. Se lo trovate, gustatevelo e se vi piace, naturalmente, frugatevi, io l'ho già fatto. Quanto ho amato il debutto degli Strokes, mi ci ero veramente flippato, soprattutto grazie alla loro esibizione al David Letterman Show. Anche il secondo e il terzo album sono tanta roba, ma il mio cuore rimane qui, cioè non proprio qui, oddio anche qui, però insomma su questo disco. Room on Fire e First Impression of Earth arrivano in vinile nero il 23 aprile. Mi rendo conto che questo mese ho detto poco e niente sul metal, probabilmente, anzi sicuramente perché non sono dell'umore per ascoltarlo, magari
il prossimo mese ascolterò invece solo Slayer e Sepultura, chi lo sa. I Pain of Salvation sono senza dubbio metal, ma il loro album dal vivo 12:5 è tutto acustico, quindi si poga a zero, ma si gode a bestia, perché gli arrangiamenti sono deliziosi e danno nuovo respiro ad alcuni dei loro brani più noti. Abbiamo visto che anche ad aprile uscirà tantissima buona musica, sia nuova che ristampata. Naturalmente ci sono tanti altri dischi che meritano attenzione e che non sono stati inseriti solo per motivi di tempo. Trovate tutti quei titoli nel mio negozio su Amazon, il link è qui sotto in descrizione nella sezione dischi in uscita extra. Mi raccomando, segnalate le pubblicazioni che vi interessano di più nei commenti qui sotto, soprattutto le pubblicazioni che non ho menzionato. A presto e buoni ascolti. E andiamo via che almeno con la musica si può viaggiare. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Dream of you, chaps, chaps. Da-ti-doo-dee-doo, chibum, chibum, boom. Da-ti-doo-doo, chibum, chibum, boom. Da-ti-doo.